Salve amici, bentornati nel canale e oggi andremo a fare una lavorazione un po' speciale, un po' particolare. Nel canale troverete un video dove noi produciamo la birra artigianale ormai da 10 anni e infatti noi abbiamo deciso da qualche anno di autoprodurci il luppolo, che sarebbe diciamo l'aroma poi della birra. Abbiamo comprato delle piantine su internet qualche anno fa e da queste piantine poi ci siamo autogenerati altre piantine. Abbiamo preso spunto da dei luppoleti che abbiamo trovato durante un nostro viaggio in Belgio e diciamo durante questo periodo dell'anno e anche prima, ora per motivi di virus siamo stati costretti a posticiparlo, andremo a fare questa lavorazione di pulizia, ovvero di togliere tutte le erbe infestanti che ci sono intorno alle piante, che attualmente sono 8, e toglieremo manualmente con l'uso di strumenti che sono la paletta e questo raschio. Andremo a pulire tutta la zona e successivamente andremo a ripulire le piante e andremo a scegliere anche i ributti da far propagare e poi vi faremo vedere come. Principalmente la nostra produzione si basa su Cascade e Yakima, che è una specie particolare di luppolo. Le prime piante che avevamo messo qualche anno fa erano di Fagol. Il problema è che non avevamo trovato il giusto assetto con il terreno e quindi abbiamo dovuto cambiare e andare su Cascade e su quest'altro tipo di specie perché non crescevano e avevamo trovato dei problemi. Allora, come vedete abbiamo svolto la pulizia, abbiamo tolto tutte le erbe infestanti e diciamo che abbiamo ottenuto un buon risultato, abbiamo pulito tutto a mano e con i nostri strumenti. Successivamente il lavoro della pulizia dovremo andare a scegliere i ributti da utilizzare per la produzione del luppolo. Come vedete questa è la pianta più anziana che abbiamo e questa ha anche 7-8 ributti. Si può scegliere dai 2 ai 3 ributti. Chiaramente tutti i ributti che andremo a togliere li riutilizzeremo per fare delle nuove talee perché noi vogliamo ingrandire sempre più il nostro luppoleto. Allora, per tagliare chiaramente i ributti usiamo delle normalissime forbici, andiamo a tagliare la base, una, questa qui la lasciamo, queste due le lasciamo, 3 e poi andiamo a togliere tutte, eccole qua e queste, e noi quindi decidiamo di lasciare queste 3 per ottenere la produzione del luppolo. Dopo aver fatto la pulizia di tutte le erbe infestanti siamo andati a applicare questo filo di ferro che diciamo fa la sua funzione è quella di fare da tirante con 2 pali di ferro e poi successivamente siamo andati a mettere una specie di picchetto giù alla base della pianta che fa partire un filo di spago, che prende lo spago naturale, che arriva direttamente sul tirante. Questi sono circa 2,5 metri, 3 diciamo. Dovrebbe essere 4-5 metri anche addirittura. Noi quando siamo stati in Belgio a vedere i luppoleti abbiamo visto delle strutture incredibili, però chiaramente noi dobbiamo basarci anche sul fatto che abbiamo uno scaleo e quindi a certe altezze non possiamo arrivarci. La pianta poi una volta che arriverà qua potrà propagarsi o a sinistra o a destra dove vuole.